Ciao a tutti e benvenuti o bentornati al mio canale, mi chiamo Alessia e sono Giorna e oggi progetteremo il tema di agosto, che dato che luglio ci ha lasciato senza respiro per sto caldo che non finisce più, cosa meglio di un bel gelato, quindi tema di agosto uguale gelato. E devo dire che comunque ho preso ispirazione da una ragazza che vi lascio giù linkata in info box. Ho copiato un lettering che mi piaceva tanto, quindi quello me lo dovete concedere. Il resto comunque l'ho rielaborato a modo mio, ho utilizzato semplicemente il suo stile, quindi l'idea di questo tema del gelato. E a parte questo, fatemi sapere giù nei commenti qual è il vostro gusto di gelato preferito e soprattutto se preferite i video in cui vi spiego durante il video quello che sto facendo, quindi come vedrete prossimamente in questo video, oppure se preferite i video tranquilli, quindi con la musichetta, rilassanti, eccetera. Perché è una domanda che mi si infligge nel cervello da quando ho iniziato questo canale e finalmente voglio delle risposte, quindi datemi delle risposte in merito a quello che vi piace di più, anche perché così vi porto dei contenuti più adeguati a quello che piace anche a voi. Quindi bando alle ciance, spero che il video vi piacerà e buona visione! Eccoci qui, allora ho iniziato con il Stabilo Point 68 di colore circa arancione, chiamiamolo così, ho scritto prima Ice, poi ho continuato con Cream con gli Stabilo Point Max che sapete che ultimamente li adoro, sono tipo perfetti per fare lettering monolinea perché hanno un tratto bello spesso e non si rovina la punta a lungo andare. Everything non mi è venuto proprio benissimo, però insomma ce lo facciamo piacere. Tra l'altro questo tema ho preso ispirazione da una ragazza su Instagram, ma comunque probabilmente vi lascerò il link giù in info box, e ho voluto prendere ispirazione copiando un po' magari appunto questo lettering che mi piaceva un sacco, però il camioncino dei gelati l'ho fatto diverso a modo mio, anche perché io non ho tutte queste skill di disegno, quindi l'ho semplificato e appunto ho voluto aggiungere dei gelatini, dei gusti che mi piacciono un po' di più, quindi tipo il limone, la nocciola, la fragola e pistacchio, e poi tipo il ghiacciolo. Volevo farlo tipo gelato al cioccolato, ma poi mi sono resa conto che sembrava più un ghiacciolo alla Coca-Cola, però insomma fatemi sapere voi giù nei commenti qual è il vostro gelato preferito. Io credo che il mio gelato preferito in assoluto sia quello al mango, e seguito poi dal cioccolato, giustamente perché il cioccolato, io adoro il cioccolato, e ho aggiunto poi anche un piccolo che doveva essere tipo una granita alla menta, che a me piace tanto. La granita alla menta è l'unica granita che mi piace in realtà, e niente, poi appunto ho aggiunto alcuni dettagli per dare enfasi alla forma del gelato, tipo appunto quei due bastoncini che facevano sembrare un po' più ghiacciolo, ecco. E ho proseguito con colorare il camioncino, che l'ho voluto colorare appunto dei classici colori dei gusti standard, quindi limone, fragola, cioccolato, i soliti. Poi mi sono fatta una pausa caffè che mi ha aiutato a riprendere un po' le forze. È un nuovo caffè che ho provato, che è appunto pere e cioccolato, buono, ve lo consiglio. E poi ho continuato appunto a colorare il camioncino, ho voluto usare il colore verde acqua per i dettagli strutturali, chiamiamolo così. Poi volevo colorarlo tutto di rosa, però all'inizio non ero proprio convinta di volerlo colorare tutto di rosa, quindi intanto avevo fatto i contorni e poi stavo cercando di capire se aveva senso colorarlo tutto rosa. Ho fatto l'errore che adesso vedrete, quello di colorare il vetro anteriore del camioncino in azzurro, perché a mio parere stonava un sacco, avrei potuto farlo rosa scuro, ma me ne sono pentita troppo tardi e appunto poi ho deciso, ho detto va bene, ora non faccio più niente di azzurro, quello lì è stato un errore. Ho continuato con il rosa e mi sono resa conto che fare solo la porta era brutto, quindi appunto ho deciso alla fine di colorarlo tutto questo camioncino, ed è venuto bene, devo dire, tranne il vetro non mi convince l'azzurro, avrei fatto appunto fucsia, però va bene, è venuto abbastanza bene. E poi tra l'altro ero indecisa se colorare anche lo sfondo della zona dove ci sono i gelati esposti, ma penso avrei fatto un casino, penso sarebbe venuto una schifezza, quindi ho deciso di lasciarlo bianco e credo che sia stato meglio così. E ho aggiunto poi la scritta August, l'ho fatta appunto sempre con i Crayola, che sono perfetti per fare appunto anche mini lettering, ed eccolo qui il risultato di queste due bacinette. A me piacciono tantissimo, sono iper mega coccolose ed estive, perfette per il tema di agosto. Passando poi alle successive, salto sempre le due pagine perché se non la sapete vedrete quelle due pagine lì su Instagram. Solitamente faccio scrapbooking o idee di lettering o
altre cose, quindi quelle 2 pagine lì le vedrete colorate solo su Instagram o TikTok, appunto perché faccio relativi contenuti in quelle 2 pagine lì, e quindi seguitemi su quei social se volete vederle. Continuando appunto per gli habit tracker, anche qui ho voluto fare tipo quelli stuzzicadenti con le palline di gelato, e devo dire che mi piace un sacco l'idea. Non so se esistono nella realtà, io li ho sempre visti appunto nei cartoni animati, che sono appunto questi spiedini di gelato, ma credo siano tipo impossibili da strutturare nella realtà, credo sia più magari ghiacciolo, potrebbe essere, però ok, vabbè, ci stava come idea usare le palline per scrivere habits. Social ho voluto appunto creare la classica coppetta di cialda con le palline dentro, e appunto a me piace un sacco come è venuta, sono molto fiera di come è venuta questa coppetta con scritto social. E poi ho continuato facendo tutti i vari tracker, ho 5 tracker al momento, quello del workout perché mi devo impegnare a fare qualcosa nella mia vita, e 2 litri di acqua al giorno, che in realtà sarebbero anche pochi con questo caldo, però almeno quelli me li impongo, e mangiare salutare, che quello ce l'ho costantemente anche se non sempre ci riesco, essere felice e postare contenuti per i social. Quindi questi sono i maggiori tracker che mi impongo, anche perché so che gli altri non li rispetterei anche se li aggiungessi, quindi non li metto e basta. Per segnare le varie righe del tracker ho usato sempre la Pilot, quella a gel, che ve la mostro spesso nei miei video, comunque la trovate sempre in info box insieme a tutto il resto che ho utilizzato. Poi anche qui comunque ho aggiunto un lettering che riprendeva appunto lo stile di quello delle prime pagine. Devo dire, non ne vado proprio fiera di questo lettering, non è venuto proprio bene, però insomma diciamo riempie la pagina, quindi va bene così. Alcune di queste righe mi sono venute dritte, altre un po' storte, quindi anche qui insomma ho provato di correggere con il Point Max, ho fatto un po' un pocio e quindi ce lo facciamo piacere, nel senso che è venuto così e non avevo voglia di rifarlo, cioè non avevo neanche il tempo, quindi facciamo finta che siano dritte quelle linee, anche se da designer mi danno un po' fastidio, devo essere onesta. Sono passata alla pagina successiva, cioè il social tracker, quindi dove che segno a fine del mese quanti follower o seguaci o mi piace ho ottenuto su Facebook, Instagram e YouTube, e poi idee dei contenuti che appunto ho voluto riprendere, il classico cartellone in legno che si trova fuori dalle gelaterie con i gusti dei gelati per esempio, quindi ho provato e devo dire che come idea non mi dispiace, e anche il cartellone con i 3 tipologie di gelati in base ai 3 social non mi dispiace come idea, è venuta parecchio carina questa pagina, mi piace un sacco. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Comunque devo dire, gli habit tracker da scartare, però social tracker bellissimo. Passando poi al month calendar, ho voluto riprendere sempre lo stesso stile, quindi utilizzare le palline per scrivere August, e anche qui mi è piaciuto un sacco. E in basso comunque ho voluto tenere sempre il discorso della coppetta con le palline, dato che era un doodle che mi porto avanti da diverse paginette, ho voluto tenerlo. E poi appunto anche questo l'ho colorato appunto con i Crayola, che io ho il set da 100 se non lo sapete, e quindi mi permette anche di fare diverse tipologie di sfumature, come in questo caso per la cialda, che altrimenti sarebbe impossibile. E poi ho voluto provare, e devo dire che non mi dispiace, a creare diciamo le righette classiche della cialda, quindi alternare righette verso destra e righette verso sinistra come sfondo per i numeretti del month calendar, e è venuto abbastanza carino. Per le spese e le entrate invece ho voluto simulare sempre dei cartelloni, che appunto anche questi con la struttura in legno eccetera, quindi anche qui ho ottenuto diciamo della coerenza in quel senso, anche qui sempre con i Crayola, e poi ho continuato appunto con il Point Max che mi ha aiutata nella mia impresa. Successivamente ho selezionato un cartoncino perché altrimenti si vedeva quello che andavo a disegnare sopra all'habit tracker, che sarebbe preimpostato in questo diciamo planner, e ho utilizzato degli notes che avevo con delle forme che sembravano appunto una tenda da gelateria. Ho detto beh, perché no, usiamoli, ce li abbiamo già fatti, e appunto poi ho continuato creando diciamo come se fosse un lato del negozio di un gelataio. E devo dire che come idea non mi dispiaceva, non è venuto proprio benissimo perché la resa di questi pennarelli sul cartoncino che ho scelto purtroppo faceva tutte le striature e non mi è piaciuto molto,
però diciamo si camuffa abbastanza bene. Se a me che dà un po' fastidio sì, però diciamo che ce lo facciamo andare bene. E poi appunto ho continuato aggiungendo dei dettagli appunto a questi diciamo nozze che avevo aggiunto, quindi ho voluto colorarli con gli stessi colori che avevo un po' dappertutto, altrimenti perdeva il senso. Ho aggiunto dei gelatini sopra lo scaffale appunto della gelateria, in modo che rendesse lo stesso stile che avevo anche nell'altro camioncino. Non sapevo come riempire appunto questo spazio vuoto, quindi ho aggiunto diciamo come fosse uno sfondo grigio, quindi con non troppa importanza, di accessori per la gelateria, quindi dei ripiani, una porta eccetera, come se fosse appunto l'interno della gelateria, ecco. E devo dire che come idea non mi dispiace, perché altrimenti avrebbero preso troppa importanza colorandoli di un colore specifico. Invece in questo modo rimangono comunque in secondo piano e rimane appunto il tema rosa come cardine, quindi devo dire che per una volta ho fatto una scelta esatta nella mia vita. Qua siamo arrivati alla fine di questo video, spero che il tema vi sia piaciuto, a me piace tantissimo. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate e vi aspetto in un prossimo video.